Ok, ora prepariamo un impasto per pizza classica e utilizzeremo tre tipi di farina, una oro di forza, una semola rimacinata e una tipo 2, una semina con del germe di grano all'interno. Come ricetta utilizzeremo un chilo di farina, 650 g d'acqua, 28 g di sale e 28 g di olio. Per questa ricetta abbiamo utilizzato una biga, un prefermento al nostro interno, che ora andremo a preparare. Per la nostra biga utilizzeremo 400 g di farina, 180 g d'acqua e al nostro interno noi abbiamo utilizzato del lievito secco, disidratato, 2,5 g di lievito. Se non avete del secco utilizziamo del lievito fresco, quindi 5 g. Lo andiamo a inserire nell'acqua, lo andiamo a sciogliere e lo andremo a mettere nella farina. Ci diamo una mano con una forchetta all'inizio per amalgamare bene, perché deve risultare un impasto molto asciutto. Qua siamo su un 45% di idratazione, quindi deve essere un impasto poco impastato. Ora lo andiamo a versare su un tagliere di legno e con le mani andiamo a lavorarla. Come potete vedere rimane molto grezzo il nostro impasto, perché questo è il pre-impasto che dopo andremo a mettere dentro il nostro impasto. La nostra biga deve risultare grezza ma non farinosa. La andiamo a coprire con un canovaccio e la mettiamo via per 16-18 ore circa a una temperatura di 18-20 gradi. Ora passiamo alla preparazione del pesto alla genovese. Utilizziamo del basilico piccolo di Pra, una foglia piccola, e mettiamo 25 g di basilico e cominciamo a schiacciare piano piano e una leggera rotazione. Tirando fuori tutti gli oli essenziali del basilico. Ok, andiamo ad aggiungere 15 g di parmigiano, 9 g di pecorino, pinoli, un pizzico d'aglio e schiacciamo. Aggiungiamo un pizzico di sale fino e continuiamo con questo movimento. Diamo una rotazione. Una volta che è bello amalgamato, ci aiutiamo con una forchetta e un po' d'olio extravergine d'oliva. Come potete vedere il nostro pesto è pronto. Ed ecco la nostra biga dopo 18 ore, pronta, utilizzando la farina di forza, la oro. E ora andremo a rinfrescarla dentro l'impastatrice con della semola rimacinata, con la tipo 2, sale, olio e acqua. Allora, inseriamo la nostra farina di tipo 2, la semola rimacinata e la nostra biga.
inseriamo l'acqua all'interno. Ce ne teniamo un pochino da parte. Aggiungiamo il restante dell'acqua che avevamo tenuto da parte. Mettiamo il sale. E per finire inseriamo l'olio. Abbiamo un impastamento di 12 minuti circa. Tiriamo fuori l'impasto, bello omogeneo, diamo una spolverata sul banco e lo lavoriamo. Cerchiamo di darci una forma sferica. Una volta completato, lo copriamo con un telo. Lo facciamo riposare per 10 minuti. Passati i nostri 10 minuti, prepariamo le palline. Circa 240 grammi l'una. Andiamo a lavorarle e andiamo a chiudere. E le copriamo. Passate 4-5 ore, il nostro impasto è pronto. Ora passiamo alla stesura. Io ho utilizzato una farina ricca di fibre per dare una caratteristica diversa al mio impasto, dare più affidabilità e sapore. Una volta stesa andremo a forarla con una forchetta per far fuoriuscire l'aria in modo che non venga troppo gonfio il nostro impasto. Una volta forata metteremo solamente del pomodoro fresco sopra, un pomodoro datterino. Mettiamo un pomodoro datterino per scelta e non mettere pomodoro e mozzarella perché voglio valorizzare i prodotti che andremo a mettere in uscita. Ora andremo a infornarla a una temperatura di 320 gradi. Ora mettiamo la stracciatella in uscita. Andiamo a mettere ingredienti in uscita per mia scelta perché valorizzo l'impasto che comunque abbiamo utilizzato delle farine, una farina di tipo 2 e poi perché gli ingredienti, soprattutto la stracciatella, metterla in cottura perde la qualità. Dopo la stracciatella mettiamo un pomodorino giallo semi-dry, quindi un pomodorino cotto a bassa temperatura, quindi sui 100 gradi circa un'ora, un'ora e mezza, con sale e zucchero. Poi andremo a mettere il nostro pesto che abbiamo preparato a mortaio prima, quindi andiamo anche a lavorare anche a livello cromatico e poi ci manca una parte croccante, quindi andiamo a mettere un pinolo tostato a parte. Un filo d'olio, e un po' di basilico fresco ancora. E la nostra pizza completata.